Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Oggi andiamo a vedere come è andato il concorso di EU Factor Hackathon, ospitato lo scorso weekend dalla fiera We Make Future di Rimini. Nel corso di una maratona di 36 ore i ragazzi partecipanti ad Hackathon, sono studenti della Jobs Academy di San Paolo d'Argolo in provincia di Bergamo, si sono avvicendati in turni per realizzare un piano di comunicazione sulle politiche europee che sia d'aiuto anche alle istituzioni europee per definire nuove strategie. Un piano che doveva essere corredato di un'idea di spesa con un budget ipotizzato di 20.000 euro e anche alcuni esempi pratici di come questo piano sarebbe poi andato a compiersi sui vari social media. Accanto a loro c'erano i tutor, i protagonisti del progetto EU Factor. Andiamo allora a sentire come hanno consigliato i ragazzi e in cosa consisteva l'obiettivo del progetto. L'Hackathon per noi rappresenta il punto di svolta di questo progetto. Con gli altri strumenti che abbiamo inventato con tutti i nostri partner, abbiamo trattato la politica di coesione, il passato, le storie di coesione, le pillole di coesione che ci danno dei flash sull'attualità, sulle fake news, sulla distanza che esiste attualmente tra il cittadino e l'Europa. E con l'Hackathon invece abbiamo riposto la nostra speranza nelle giovani generazioni. Sono liberi di scegliere il target a cui riferirsi, sono liberi di scegliere la durata di questa campagna di comunicazione, hanno un budget orientativo di 20.000 euro, in modo tale che, visto che poi li dovremo valutare, non ci sia un'eccessiva eterogeneità tra i prodotti che ci vengono presentati. La cosa con cui tutti si sono scontrati è la difficoltà di raccontare le politiche di coesione e in generale gli elementi istituzionali che sono propri dell'Unione Europea ad un pubblico a cui raramente interessa davvero. La politica di coesione si ispira a quel principio di solidarietà in base al quale le regioni più ricche dei paesi europei decidono di aiutare le regioni più povere, più indietro, più arretrate. La politica di coesione, se ben comunicata, dovrebbe anche aiutare molto a superare l'euroscetticismo abbastanza dilagante ultimamente in Europa e in Italia. Assieme ai tutor e accanto ai ragazzi c'era anche un ospite eccezionale, Simon Litton, membro della direzione generale per le politiche regionali della Commissione Europea e anche punto di riferimento del nostro progetto, che ha ricordato ai ragazzi e anche a noi gli obiettivi di EU Factor. Sentiamo. La politica di coesione è una politica che tocca tutte le regioni dell'Europa in qualche modo. Quindi noi vogliamo essere presenti in tutte le regioni a spiegare alla gente i benefici e i vantaggi di questa politica. Il bello di un progetto come Eurofactor, prima, è che coinvolge i giovani, che a volte hanno delle idee nuove, innovative, come raggiungere il pubblico che vogliamo raggiungere con i nostri messaggi. E l'idea di un evento come questo è che usiamo la loro conoscenza dei mezzi di comunicazione, ma anche come parlare a un pubblico che è come loro alla fine. A questo punto andiamo a conoscere anche i protagonisti del progetto, 30 ragazzi, come detto, della Jobs Academy di Bergamo, che si sono avvicendati grazie alle loro competenze che vanno dalla capacità di costruire contenuti sui social, alla programmazione, alla realizzazione grafica. Sentiamo quali idee hanno avuto. Praticamente è un ciclo di vita, ok? Quindi come se fosse un ciclo di famiglia e partiremo dalla figura del nonno. Okay, che utilizza la macchina per spostarsi, la macchina da scrivere per lavorare e come strumento di interazione frequenta bare locali, molto all'antica diciamo, no? E questo rappresenta ieri. Stiamo lavorando sul progetto di interazione uomo-macchina e praticamente abbiamo sviluppato un concept basato su ieri, oggi, domani, quindi una sorta di ciclo di vita dove facciamo vedere proprio l'evoluzione dell'interazione che l'uomo ha avuto con la macchina durante il tempo, no? Durante la storia. Per Instagram un carosello a settimana, il target diciamo sarà generale, ok? Per Instagram sarà under 35. Ci stiamo un po' suddividendo tutti e noi oggi ci occupiamo più del punto di vista grafico, quindi del lato creativo. E niente, appunto ci stiamo suddividendo su grafiche come creazione di contenuti per TikTok, Instagram e Facebook e poi c'è chi si focalizzerà sulla ricerca di hashtag e scrittura di copies e infine
ci proviamo, non l'abbiamo mai fatto, ma proviamo a proporre anche argomenti sul punto di vista dei podcast. La durata della campagna, a che cosa avete pensato? Cioè, quando usciamo, dove usciamo, perché usciamo, con quale connessione e per quanto? Ok, allora la durata della campagna è stata indicativamente pensata su un periodo di circa 6 mesi. Io sono più magari sull'aspetto comunicativo, strategico, i valori da comunicare. C'è Fabrizio che lui fa il grafico, ci sono altri magari più basati sulle campagne, piani editoriali, creazioni di contenuti social. E questo è, siamo noi 5. Tu puoi anche essere su TikTok, ma se tu su TikTok non comunichi con quello standard, con quel linguaggio, con come la gente si aspetta un contenuto, intercetti poca attenzione delle persone. 3 gruppi a sfidarsi, dunque andiamo a vedere le idee che hanno avuto. Il gruppo A ha presentato un progetto di comunicazione sulla mobilità dolce, che è una delle iniziative finanziate con più convinzione da anni da parte delle istituzioni europee. Un progetto che è tarato sui social media Instagram e TikTok per le persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni, mentre per gli utenti un po' più stagionati si è optato per Facebook. Il gruppo B ha realizzato un progetto invece dedicato all'apprendimento, YouLearn, il bel gioco di parole che hanno trovato, ipotizzando che i social media possano diventare proprio lo strumento in cui la fascia d'età 16-25 anni si informa in modo regolare, in modo stabile sulle istituzioni europee e su temi che abbiamo detto in Italia sono molto poco conosciuti. Qui 3 temi, ad esempio, green, nuove tecnologie e inclusione, che sono 3 dei 5 grandi obiettivi delle politiche di coesione fino al 2027. Infine il gruppo C, che ha fatto una speculazione addirittura più tecnologica legata al rapporto tra l'uomo e la macchina. L'automazione e l'intelligenza artificiale sono ambiti più recenti di esplorazione e di finanziamento da parte dell'Unione Europea e devono servire a facilitare la vita di tutti i giorni e automatizzare alcuni dei processi. Una svolta tecnologica che è in corso e della quale ovviamente l'Europa è protagonista. Alla fine l'hackathon lo ha vinto il gruppo C degli studenti bergamaschi, che ha realizzato il progetto di comunicazione e di informazione sul rapporto uomo-macchina e sulle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale. Per questo gruppo il premio è la partecipazione all'AI Summer School organizzata da We Make Future, l'evento che ci ha ospitati, a Monasterace di Reggio Calabria dal 2 al 9 settembre 2023. Una bellissima occasione di divertimento e anche di apprendimento per la quale facciamo loro l'in bocca al lupo. A voi invece diamo appuntamento alla prossima settimana perché EU Factor termina qui.